Oggi pasticciamo una zucca che diventa anche gnomo. Oggi vorrei proporvi una zucca che in realtà abbiamo già realizzato. È il, credo, secondo video in assoluto del canale. Non andate a riguardarlo, è terribile. Però questa zucca prima di tutto mi piace sempre tanto, quindi vabbè, una rinfrescata a quel video adesso che un pochino sono migliorata, la do volentieri. Ma soprattutto oggi faremo una cosa diversa. Naturalmente potete farla in versione zucca, naturalmente potete andare a vederlo il video, però sono imbarazzante. Quindi alla parte, finendo la parte della zucca, gli mettete il vostro picciolo, se volete una foglia, e la zucca è finita. Queste addirittura le avevo rifinite con un pezzettino di stoffa sotto che chiudeva l'arricciatura per nasconderla. Fino alla parte della legatura lo faremo. Poi nella mia testa c'è l'idea di trasformarlo in uno gnomo. Vediamo che cosa riesce. È da tanto che voglio provare a farlo, tutte le volte lo rimando, vediamo se questo è l'anno buono. Per la zucca ci serve semplicemente un rettangolo di tessuto. La proporzione che seguo io è che il lato lungo è il doppio del lato corto, o viceversa, il lato corto è la metà del lato lungo. Ovviamente va bene qualunque tipo di tessuto. Io cerco dei tessuti un po' stravaganti perché mi piace che poi la zucca abbia un effetto prezioso. Questo è un velluto. Anche questo è un velluto a costine, ma spesso uso dei damascati. Mi piace esagerare. Questo è un tessuto che ho trovato al mercato settimana scorsa. Mi piace perché ha tutte queste increspature. Ora, semplicissimo, si piega a metà e si va a fare una cucitura dritta sul lato corto. Potete farla a mano, ma se siete pratiche di macchina a cucire, tanto meglio. Una volta cucito, sempre da rovescio, faccio un'imbastitura con il anche se non coincidono, pazienza, qua mi si è mosso da una parte dritto, dall'altro no, l'ho tagliato che non era dritto. Faccio un'imbastitura per arricciarlo col filo super resistente, non serve che sia troppo fitta, ma non devono nemmeno essere punti lunghi un'infinità. Sto un po' bassa perché dopo cercherò di far rimanere questo margine all'interno così da non doverlo nascondere, perché se si vede al dritto si vede che è sfrangiato, non è tanto bello. Se state sotto di un centimetro e mezzo dal bordo, dovrebbe rimanere nascosto all'interno della nostra zucca. Tutto il contorno e poi si tira bene arricciato, bello stretto stretto. Allora, prima di tutto, due bei nodi ben tirati. La dovete sistemare la stoffa, non accontentatevi di quello che fa lei. Dovete far sì che davvero il foro si riduca il più possibile e lo annodate. Adesso io lo dovrò fare a videocamera spenta perché sennò è davvero difficile. Poi vi faccio vedere che cosa fare dopo. Comunque, il primo, fatevi aiutare, qualcuno che vi tenga il nodo. Tirate più che si può, questo filo non si dovrebbe spaccare a meno che davvero non abbiate scelto. Allora, vi ho detto scegliete il tessuto che volete, ma se è troppo rigido dopo fa fatica a fare soprattutto gli spicchi. Quindi cercate dei tessuti non troppo sostenuti. Adesso se volete potete lasciare così, oppure attorno all'imbastitura girate tirando di nuovo molto forte il filo 2 o 3 volte e poi andate a bloccarlo col l'ago stesso, cucendo avanti e indietro un po' nel tessuto, così da poterlo fermare in modo saldo. Da fermare così, oppure potete tornare ad annodarlo all'altro, però se gli date 2 o 3 punti ben tesi, lo tenete fermo. Questo dovrebbe aiutarvi a far rimanere questa parte all'interno della zucca. A questo punto si rivolta il tessuto e si fa di nuovo l'imbastitura in cima
Io di nuovo preferisco tenere ben aperta, parto dalla cucitura per tenere ben aperti i due lembi, li blocco proprio col primo punto e con l'ultimo. Questa volta andate pure più vicino perché non riusciremo a girarlo all'interno, ma sia che ci mettiamo il picciolo, sia che ci mettiamo il cappello del nostro gnomo, questa parte sarà abbastanza nascosta. È meglio preoccuparsi di quella sotto, che sennò dopo è brutto vedere la stoffa sfilacciata. A questo punto si riempie con l'ovatta, l'operazione è facile perché via, è un sacchetto, però va riempita bene, se è troppo floscia dopo si schiaccia troppo, dovete farla bella cicciottina. L'ovatta è ovatta sintetica, è quella apposta per imbottire le bambole, i pupazzi, gli amigurumi. Se usate il cotone rischiate che risenta molto velocemente dell'umidità presente nell'aria e faccia delle gnocche piuttosto antiestetiche. Si può tenere gli avanzi di filo se lavorate all'uncinetto e metterli insieme. Certo che se la stoffa è leggera o semitrasparente rischiate che si veda il colore, quindi è tutto da valutare. Si può anche tagliuzzare gli scarti di feltro piccoli 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 e inserirli. Diciamo che un po' aiuta perché di imbottitura non sembra, ma ce ne va tanta e quindi comunque è una parte del costo da tenere presente dell'oggetto. Però francamente delle volte, anch'io ho cercato delle volte di riutilizzare materiali di scarto, è simpatica l'idea, ma non è sempre così fattibile. Una volta che è abbastanza piena da risultare bella soffice, bella piena letteralmente, ma non troppo da non poter essere poi schiacciata per dar la forma degli spicchi, si annoda, si chiude anche il secondo filo. Questo semplicemente con un nodo ben tirato, perché appunto questa parte non riusciremo a farla girare all'interno e soprattutto questa parte andremo a coprirla. Come prima, io per riuscire a fare il nodo ho bisogno di spostarmi da davanti alla videocamera. Questo passaggio l'avete già visto tante volte. Per la legatura serve un ago molto lungo che deve poter passare agevolmente da parte a parte. Se riuscite a passare dal foro, anzi, a questo punto meglio iniziare dal sotto così che siete tranquilli di entrare bene nel foro. Sopra è più facile perché sopra è leggermente più aperto il foro, quindi è meno antipatico centrarlo. E dovete semplicemente girare col filo attorno alla zucca. Poi ogni passaggio lo tirate, lo mettete anche in tensione, se no dopo alla fine andare a riprenderli tutti è difficile, scusatemi. Allora, il primo io lo metto a coprire la cucitura così la nasconde. A questo punto, tenendo il filo di avvio, tiro e questo è l'effetto che si crea. Fa quella bella pancetta tipica delle zucche. Io di solito lo faccio 5 volte, quindi giro 4 volte, la quinta è quella che riannodo sul primo. Niente vieta che ne facciate di più o di meno, questo è a desiderio, a discrezione vostra. L'effetto di questa stoffa mi intriga. Allora, il filo si può usare o tono su tono, qua sembra molto più bianco di quello che è in realtà, è un color oro pallido il filo. Il poliestere è super resistente. Potete usarlo esattamente dello stesso colore o una tonalità un po' più scura o un po' più chiara per rendere più evidente la riga, come se facesse una riga di luce o una riga più scura. Qui è piacere vostro. Adesso si va avanti con gli spicchi. Allora, mi sono dimenticata di dirlo prima, mi raccomando, la seconda cucitura, quella superiore, si può far più vicino al bordo, ma non esagerate, perché se no, se poi tirate, strappate, ok? Quindi sempre un po' di buon senso. Ho passato i fili, l'imbottitura direi che va bene, questa funziona. Ne ho fatta intanto anche una un po' più grande, è venuta benissimo. Gli ho già appoggiato il picciolo perché volevo capire se fare lo gnomo su una grande o se farla su una piccola, ma credo che per lo gnomo sia più adorabile la misura mini. Poi nel cartamodello troverete la misura di questa con il cappello corrispondente, ma niente vieta che poi lo ingrandite e lo fate anche più grande. Questa è venuta spettacolare, questa resta così perché non può, non deve essere modificata. Ecco, la mettiamo lì che fa bella mostra di sé. Ora cominciamo a lavorare sul cappello. Nel feltro da 2 mm, sempre sintetico, così è bello rigidino, vado a disegnare il cartamodello che troverete allegato del cappello.
Allora, come al solito sto sperimentando, quindi poi il disegno che troverete sarà un pochettino più accettabile, soprattutto nel caso farò gli aggiustamenti che adesso verranno fuori. La tesa del cappello sarà una specie di cilindro un po' rusticotto. Questo sarà il corpo del cappello e questo il sopra. Niente, va semplicemente disegnato un pezzo e due pezzi, perché nella mia testa voglio fare una cosa per cucirlo a macchina e rigirarlo, non avere tagli a vivo che a me piacciono poco. Dopo ragioneremo su cos'altro si può fare per semplificare il lavoro, d'accordo? Qua semplicemente andate a disegnare e tagliare con cura, la maggiore possibile, i vostri pezzi nel feltro. Lavorando, toccando, tagliando il feltro da 2 mm è un po' rigido, quindi probabilmente conviene farlo con quello da 1 e poi piuttosto imbottendolo un po' per sostenere il cappello. Comunque, intanto adesso questo è tagliato e comincio a lavorarci. Diciamo che se siete proprio ostili alle cuciture, con quello da 2 cosa potete fare? Potete incollare taglio su taglio dietro, incollate bene il top, il cerchietto, ovviamente facendo coincidere la forma del cappello al top, e andate ad incollare poi la base. È ovvio che questa parte è molto più semplice e veloce, vi darà anche un risultato molto meno raffinato. Io andrò a cucire e nel mio obiettivo non ci sarà nemmeno questo taglio a vista, sarà una cucitura anche questa. Diversamente uno step intermedio può essere tutto cucito ma solo una tesa rifinita col punto festone. Comunque questo lo vedremo mano a mano che andiamo avanti. Una volta fatta la cucitura del lato, tante belle mollettine e poi va in macchina da cucire appoggiata così, ok? Le mollettine vanno spiaccicate bene e si deve ribattere tutta la circonferenza. È una cucitura antipatica da fare, siamo d'accordo, ma si fa, non è niente di che. Adesso si può rivoltare dentro fuori il cappello. Certo che il feltro da 2 mm che ci ha fatto tribulare, di contro adesso starà su bene in forma, non avrà bisogno di ulteriori sostegni, mentre invece se usiamo quello da 1 mm per fare un po' meno fatica nelle cuciture, dopo avrà bisogno magari di qualche ciuffetto di imbottitura all'interno per tenerlo bello in forma. Purtroppo dove si fanno degli spigoli vivi, dopo si vede. Però diciamo che questo è un po' un cappello da spaventapasseri, quindi non deve essere un cappello eccessivamente raffinato. La forma, tutto sommato, già mi convince e anche la misura potrebbe essere corretta. Sto ancora un po' tutto sperimentando. Adesso devo attaccare la tesa. Voglio che sia all'interno, ok? Quindi o si può fare a mano questo con dei puntini piccolini o di nuovo tanti spilletti, tante mollettine e poi si passa in macchina, questa volta così, ok? In modo che di qua al dritto non si veda, cioè ci sia il risvolto e non il brutto della cucitura. Quindi praticamente devo infilare il cappello all'interno della tesa e andare a cucirlo sul contorno. Abbiate pazienza, chi fra voi ha una sarta migliore di me probabilmente riuscirà a fare a macchina anche questa cucitura. Io non riesco a incastrare il cappello sotto il piedino e allora ho deciso di fare un festone, un punto festone ovviamente sul rovescio del lavoro, il più fitto possibile, così da cucirlo e poi vedere al dritto al limite solo dei trattini piuttosto ordinati, ok? Quindi niente di che, ovviamente non servirà una cura eccezionale, ma servirà più che altro farlo bello regolare e bello piccolo, così che non si veda troppo grossolano al dritto, e andrò a fare il mio punto festone a cavallo dei due lembi del cappello dell'interno. Come al solito, per il punto festone c'è il video dedicato. Fate solo attenzione davvero di stare belle vicine, così che al dritto non si vedano troppi buchi. Poi, in realtà, adesso volevo fare almeno 2 punti per poterlo aprire e farvi vedere. Al dritto si vedranno quei trattini qua, adesso si vedono ancora poco, ma perché è ancora poco il pezzo cucito. Ma noi qui poi andremo a mettere un nastro decorativo, una micro zucchetta, ve le ricordate anche le micro zucchette? Questo forse è davvero il primissimo video. Quindi se anche lì il punto di cucitura non è precisissimo, non succede niente, ok? Possiamo farcene una ragione. Eccoci qua, il vero limite è che fare il punto festone è un po' più
lento. Volendo, se non siete tanto amiche della macchina da cucire, potreste cucire tutto così, Al dritto quello che si vede è questo, se siete regolari è accettabilissimo, perché comunque si vede anche il trattino della macchina da cucire. Ora, per certi versi potremmo considerarci, dai, ecco, tanto per cominciare si può provare sulla zucca. Potrebbe essere un po' più grande la zucca, mi è venuto un po' grande. Però dopo ci sarà il naso e la barba, quindi secondo me gli darà un aspetto bello bizzarro. Adesso recupero la seconda parte della tesa che vi ho fatto tagliare. La mia intenzione è di, appunto, vi dicevo, non avere il taglio, quindi andrò a cucire questi due insieme. Se invece siete già troppo provate dalla parte cucito, potete fare un bel punto festone su questo contorno e chiuderlo qui. Io invece cosa farò adesso? Metto pari i due cerchi e vado a fare una cucitura, questa invece è più facile perché sono già belli piatti appaiati, su tutto il contorno. Dopodiché lo rivolterò, non sarà facilissimo, ma lo dovrò sgusciare all'interno in modo da rivoltare questa parte sotto, ok? Andiamo a vedere che cosa succede. La cucitura in sé per sé non è stato un problema farla, la parte più brutta è rivoltarla. Adesso ne ho già rivoltata una parte perché lavorare con in mezzo la videocamera è difficile, se no continuo a dare pugni, vi faccio venire il mal di mare. Però pianin pianino va tutta rigirata, potete usare il solito legnetto, il solito attrezzino per girare bene, per rivoltare bene le cuciture, vanno un po' schiacciate perché adesso sono particolarmente rigide perché dentro di materiale ce n'è tanto, sono 4 mm. Ah, ecco, scusate, naturalmente il 2 mm la macchina da cucire lo cuce senza problemi, non vi preoccupate, magari non andate veloci come delle disgraziate, ma non c'è problema. Magari andrò a incollare insieme le due parti della tesa per evitare che salga troppo, ma quello lo vediamo dopo, perché tutto sommato dovrà fare un po' di bombatura per permettere anche al naso e alla barba di starci, e quindi sì, lo farò, ma non è una cosa fondamentale. Adesso magari è più importante andare appunto a schiacciare e mettere in forma bene tutte le nostre cuciture. Come vi dicevo, ho messo un filo di colla che permetta ai due lembi della tesa di stare ben attaccati, giro di mollette e adesso intanto mi preoccupo della barba. Come preparare, come trattare la barba dell'ognomo l'abbiamo già visto, c'è proprio di nuovo un video dedicato proprio solo su come si taglia. In questo caso io lavorerò con la grigia perché è più rustica. Bisogna tagliare un rettangolo, adesso faccio due prove e vi do le misure, un rettangolo stretto e lungo perché poi andremo ad arricciarlo per dargli una forma bella piena, bella tonda, ma facciamo prima farlo che a dirlo. Comunque con una forbicina, vedete che ho già tutti i gradini dei vari pezzi tagliati, con una forbicina bella piccolina andremo a tagliare la maglia avendo cura di non andare a rovinare il baffo, ma se siete insicure, se è la prima volta che provate, vi metto il link del video dedicato. Ecco qua, ho trovato un gradino con già la larghezza che potrebbe andarmi bene. Questo è largo, questo pezzo, la barba si sviluppa per così, è largo quindi 8 cm e cercherò di tagliare circa 3 cm di tessuto, che poi come baffo vedremo sarà di più. Ecco la nostra barba, una bella ravvivata alla pellicetta. Queste sono pellicette sintetiche, nascono anche in alcuni casi per l'abbigliamento, ma vanno benissimo per gli gnomi. Allora, sembra un dettaglio da niente, ma l'angolino sotto io lo taglio via, perché questo c'è il rischio che salti fuori e che si veda. Anche se è proprio una puntina da niente, qualcosa fa come dettaglio. Invece il lato superiore oggi lo dobbiamo imbastire con l'avanzo di filo della cucitura o della zucca. Ho preso l'ago sbagliato. Semplicemente dobbiamo andare a fare di nuovo il nostro punto imbastitura su tutta la parte superiore, perché lo andremo ad arricciare così che giri e faccia, vedete, una bella barba piena che va ad appoggiarsi intorno alla nostra zucca. Meglio puntini belli piccolini, così non fa troppo spessore dopo l'arricciatura. Io sto rimanendo molto vicino al bordo, è rischioso, si potrebbe strappare, meglio almeno un paio di punti sotto. Lasciate un po' di codina, perché adesso vedrete anche che cosa andremo a fare, dovete fare tutta la lunghezza.
Ma quest'oggi, anziché limitarci ad arricciarla, la affranchiamo direttamente al naso. Il naso questa volta non sarà una mezza sfera, sarà una palla intera, e quindi lo gireremo dentro e poi andremo a tirare. Adesso valuto se farvi fare 2 volte il passaggio, così che praticamente vada a sistemarsi. Quando andremo a incollare un pezzo unico. Eccolo qua. Ok, perfetto. La pallina è una pallina del diametro 3. Anche qui avete la pallina un po' più piccolina. A me piace col nasone evidente, ma si può mettere un naso meno cicciotto, si può mettere uno più grande, dipende poi dalla misura che fate voi di zucca. Io adesso sto dando per scontato che voi facciate esattamente questa misura di zucca. Cosa sto facendo? Sto passando nei 2 laterali della barba, proprio solo ho preso il punto iniziale e il punto finale, vorrei prendere, per ripassare una seconda volta dentro nella pallina prima di strizzare e annodare, ok? Così dopo tiriamo bene, ma dentro alla sfera c'è un passaggio un po' più consistente. Ok, la misura non è obbligatoria e soprattutto dipende da come fate voi la zucca. Se fate la zucca grande come la mia, ok, la fate più grande, prendete la pallina più grande. Adesso che ho fatto anche il secondo passaggio e quindi ho un pochettino più di ancoraggio, vado a tirare e a legare il nasino e la pallina insieme. Scusate, la barba e la pallina insieme. Adesso arriva la parte più complicata e oggi sì, useremo la colla a caldo per forza. Prima di attaccare il tutto sulla zucca, adesso non riesco a farvelo vedere, è finito. Prima metterò il cappello sul naso o il naso sotto il cappello, vedete voi, perché praticamente la pallina non deve scappare all'interno del cappello, deve stare sotto la tesa, e quindi prima di tutto incollerò il cappello sul naso, così che dopo sarà facile andare ad assemblare il tutto sulla zucca. Tutto il resto andrà da sé, dopo metteremo un filo di colla che tenga insieme un po' la barba e un po' il dietro del cappello e sarà presto fatto. Naturalmente cerchiamo di infossarlo abbastanza da coprire i fori, che non si vedano fra la barba, la zucca e la tesa, che i fori risultino coperti. Mentre invece cercate di fare attenzione al lato che tenete esposto, perché la pallina ha queste striature. Scegliete la faccia che vi piace di più come nasino e cercate di lasciarla vista. Appena la colla a caldo è pronta, lato del nasino scelto, mi raccomando abbiate cura di guardare dov'è la cucitura del retro del cappello. Cosa fate? Mettete la colla direttamente sul nasino, che vada da appena davanti al foro da una parte ad appena davanti al foro dell'altra, così siete sicuri di coprirlo bene, e veloci, mi raccomando, a centrarci su il cappellino. Qua dovete far aderire bene il cappello alla colla prima che si raffreddi. Perdonatemi, ho sbagliato la sequenza dei tasti e ho registrato 3 minuti di tavolo vuoto mentre non ho registrato il momento in cui incollavo. Ma cosa ho fatto? Ho messo semplicemente la colla sulla parte dietro del cappello e sotto alla barba del nasino e l'ho centrata sulla mia zucca. Vi ho fatto, nel video facevo vedere bene che provavo prima, la mettevo lì, sì mi piace, mettevo la colla, la incollavo. Sono stanca, abbiate pazienza. Niente, comunque quello che dovete fare è quello. Prima provate cappello e naso sulla zucca in modo da capire qual è la posizione più corretta, perché deve essere equilibrato poi il lavoro. Qua ci ho toccato con la colla. Però ecco, non riesco a farvelo vedere perché adesso non la posso più staccare. A quel punto mettete un filo di colla, io l'ho messo qui all'interno, sotto ovviamente, vicino alla tesa, e un po' sotto alla parte della barba che sta sotto il nasino. Dopodiché schiacciate forte, tenete in posa 5 minuti e il lavoro è fatto. Adesso siamo alla decorazione. La luce sta svanendo, quindi ci manca pochissimo prima di poter dover chiudere per forza il video. E questa è la parte che mi porta via sempre più tempo, perché è quella che caratterizza di più lo gnomo. Come vi ho detto, mi piacerebbe usare una delle micro zucche che avevamo fatto
primo, credo proprio primissimo video del primo anno di canale. Adesso scelgo il colore che mi piace di più, ma bisogna scegliere anche il nastro per guarnire il nostro cappello. Credo che andrò con questa o con quella proprio tono su tono, ma quello lo vedremo anche col nastro. Il nastro, se è nastro, conviene mettere la striscia che contorna il cappello a parte, finta, e poi il fiocchetto piuttosto incollato sopra, è più facile farlo bene. Anche questo non è niente male. Adesso vediamo i nastri. La prima possibilità è della raffia naturale, quella da giardinaggio, in questo caso si fa in tirata unica perché non serve fare la fascia a parte, e potrebbe essere una soluzione molto rustica, carina. Questa la sto provando direttamente perché tanto è un attimo metterla e toglierla, e potrebbe essere una cosa che fa scena. Adesso poi andranno regolate il fiocco. Potrebbe essere una cosa carina che rimane molto rustica, molto autunnale ed è simpatica, però ho anche un po' di alternative di nastri. Confesso che la scelta è davvero difficile, lo appoggio qua così mi dite la vostra. Io credo di aver scelto, però voglio sapere qual è il vostro preferito. Allora, purtroppo questa parte del lavoro la si può fare davvero con soddisfazione se si ha tanto materiale. Dico purtroppo perché ovviamente vuol dire che il materiale voi l'avete comprato quando ancora non avevate in mente a cosa sarebbe servito. Io ho nastri che sono nella scatola dei nastri da davvero tanto tempo. Prima o poi vedranno il loro progetto giusto, potrebbero non vederlo mai. C'è dentro di tutto, qua ci sono dentro nastri di pregio e nastri meno pregiati. Questo è un passafilo della bassa merceria, ma potrebbe funzionare anche lui. Questo rusticotto mi piace tanto. Questo è già uno che ha del potenziale, ma in realtà confesso che quello che mi ha fatto innamorare più di tutti è questo color cappuccino. Un po', è un grosgrain economico, è una cosa sintetica, è una cosa proprio da decorazione, ma mi piace questo bordino sfilacciato e quindi io onestamente userò questo, ma anche i verdi erano belli perché erano comunque autunnali. Userò questo con la zucca tono su tono e quindi adesso facciamogli la decorazione. Come vi dicevo, non metterò tutto insieme, farò la striscia che decora il cappello in un pezzo e il fiocco in un altro, in questo modo saranno entrambi più belli. Taglio la misura giusta del nastrino che andrò ad attaccare con un filo di colla, questa volta per tessuto. No, ribadisco, voi potete usare la colla che volete, eh. Sono io che ho grossi problemi di incompatibilità con la colla a caldo. Allora, qua ne basta proprio un filo appena accennato nel centro, poi è più importante andare ad affrancare bene l'inizio e la fine. Lo fate coincidere col punto dove andrete a mettere il fiocco, così il fiocco stesso lo maschererà. Naturalmente dovete un po' farlo girare come il cappello, non è dritto, non è un cilindro vero, è svasato, avete visto, è un po' un cono, però non è un gran pezzo, si può. E soprattutto appunto se anche nel punto della chiusura, adesso qua devo mettere ancora un filo di colla per quello da chiudere, se anche nel punto della chiusura c'è un difetto lo copriremo col fiocchetto. Come si fa il fiocco finto facile? Si prende il pezzettino di nastro, io ho fatto la prova per vedere quanto ce ne voleva, per onor di cronaca questo è 25 cm circa, però di nuovo è un'indicazione assolutamente relativa. Dovete arrotolare, fare come per arrotolare il vostro nastro, ma una volta che avete fatto solo un giro, far scivolare da un lato le due codine. Vi si è creata un'asola, appoggiate l'asola sul centro dell'incrocio delle due codine e vedete che il fiocco è già abbozzato. A questo punto con un altro nastrino, con dello spago, con un filo di raffia, io userò un filo per cucire in tinta, andate prima ad arricciarlo ovviamente a mano perché così potete modellarlo come volete voi, ma a bloccarlo. Io ho il mio solito filo bello robusto, faccio 2 o 3 giri così da dargli anche un po' di corpo. Dovete assicurarvi che la legatura che siete andate a fare sia nel centro e non che ci sia un'asola evidentemente più grande e una evidentemente più piccola. Poi dietro 2 bei nodi, al limite tanto la colla la dovremo mettere, quindi quella bloccherà il nodo, ma nel caso un puntino di colla per bloccare il nodo col filo.
In realtà appunto in questo caso dobbiamo incollarlo, quindi il punto di colla sarà ben più ampio nella zona del nodo, e a questo punto vado a centrarlo sull'attaccatura del nastro di prima. Poi, sempre con la colla per tessuto, perché io continuo a preferire la colla per tessuto, andrò ad attaccare la mia zucchettina di feltro, ma può essere un bottone, può essere un bel girasole, cioè non è che deve essere per forza una zucca. A me piaceva l'idea di mettergli la zucca, perché così è lo gnomo delle zucche a tutto tondo. E direi che la nostra decorazione è bella che pronta. Ed ecco il nostro simpatico gnomo nasone e zucchettino pronto in tutto il suo splendore. Io sono soddisfatta, adesso aspetto di sentire la vostra opinione, se questo video vi è piaciuto, e aspetto di vedere le foto dei vostri, naturalmente. Continuo ad avere qualche problema a commentare, però sta già migliorando la cosa, ogni tanto ci riesco. Io sono contenta, mi piace, ritengo che sia valsa la fatica, ma tutto sommato anche un punto festone era comunque gradevole. Naturalmente deve essere spettacolare anche gigante, in quel caso vi basta fotocopiare ingrandito il modello del cappello, e invece ricordatevi, prima di mettere, se non mettete il nasino e il cappello, vi basta mettere il picciolo, magari se volete una foglia come quella della zucca di feltro ad esempio, e avete la zucca base senza bisogno di diventare matte, ma questa è particolarissima. Spero di avervi detto cose interessanti, di avervi insegnato qualche trucco che ancora non conoscevate e che il lavoro realizzato oggi vi sia piaciuto. Continuate a seguirmi, iscrivetevi, nel caso se avete amiche che potrebbero essere interessate condividete il video, e mi raccomando vi aspetto nei commenti.